Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un progetto abbastanza semplice ma simpatico da realizzare con Arduino. Si tratta di un dado elettronico, ovvero un circuito che alla pressione di un tasto visualizza ogni volta un numero casuale da 1 a 6, come un normale dado. Vediamo quindi come realizzarlo. Per questo progetto utilizzeremo un display a 7 segmenti, qualche resistenza, un pulsante, una breadboard, qualche cavetto per i collegamenti e ovviamente un Arduino. Io utilizzo un modello nano, ma va benissimo anche l'Uno. Prima di iniziare volevo parlare un attimo dei display a 7 segmenti. Questi dispositivi, nonostante siano in circolazione da un sacco di tempo, continuano ad essere molto utilizzati e a me piacciono molto perché danno un aspetto tecnologico alle apparecchiature. Vediamo quindi come funzionano. Come dice il nome stesso, questi display sono formati da 7 segmenti, indicati con le lettere dalla A alla G. Spesso inoltre hanno anche un punto che rappresenta la virgola, denominato DP, ovvero decimal point. Internamente i segmenti sono costituiti da semplici LED, che possono quindi essere accesi o spenti. La loro accensione in determinate combinazioni è poi in grado di produrre quindi le cifre da 0 a 9. I display a 7 segmenti possono essere di due tipi, a seconda di come sono collegati internamente i LED. Nei modelli ad anodo comune, gli anodi dei 7 LED sono collegati assieme. In questo caso il terminale comune va collegato al positivo dell'alimentazione. L'accensione dei singoli segmenti avviene alimentando i rispettivi catodi con una tensione negativa. Ovviamente, trattandosi di LED, occorre utilizzare delle resistenze per limitare la corrente. Per un circuito a 5 volt diciamo che possono andare bene delle resistenze da 330 ohm. Nei modelli a catodo comune invece sono i catodi ad essere collegati tra loro. In questo caso il comune andrà quindi collegato al negativo e per l'accensione di un segmento si dovrà fornire al rispettivo anodo una tensione positiva. Sul retro i display dispongono normalmente di 10 terminali, di cui adesso vediamo la piedinatura. Guardando dalla parte frontale, i due piedini centrali sono collegati assieme e costituiscono il terminale comune. Questi possono essere utilizzati entrambi oppure anche collegandone uno solo dei due. I restanti piedini corrispondono ai 7 segmenti e all'eventuale punto decimale. Veniamo adesso al nostro progetto. In questa immagine vediamo i componenti sistemati sulla breadboard. Oltre all'Arduino e al display abbiamo 7 resistenze da 330 ohm e un normale pulsante momentaneo. La prima cosa da fare è portare l'alimentazione 5 volt sulle linee che corrono ai lati della breadboard. I piedini 5V e GND dell'Arduino vanno quindi collegati rispettivamente alle linee rossa e blu e da qui anche a quelle sottostanti. Da qui si può alimentare il display tramite i suoi piedini centrali. Qua vediamo il collegamento per un display ad anodo comune, che è il tipo che sto usando io, e quindi è collegato ai 5 volt. Se si utilizza un modello a catodo comune, questi due piedini andranno invece collegati a massa. Vedremo poi che bisognerà fare anche una piccola modifica nel firmware. Ora i piedini corrispondenti ai 7 segmenti vanno riportati attraverso le resistenze ad altrettanti piedini dell'Arduino. Vediamo quindi la linea del segmento G che va al piedino D2. Il segmento F va a D3, il segmento A a D4, il B a D5, l'E ad A5, il D ad A4 e per finire il C ad A3.
Il pulsante andrà poi collegato con un piedino a massa e con l'altro al piedino di 12 dell'Arduino. E qua vediamo i collegamenti al completo. Sembra complicato, ma facendo un po' d'attenzione si può fare senza problemi. E qua è come ho realizzato il circuito. Ho usato dei collegamenti di filo rigido tagliati a misura per un risultato più compatto, ma potete benissimo usare anche i normali cavetti preintestati. E passiamo adesso al firmware. Nella descrizione del video ho messo il collegamento ad una pagina col codice che potete copiare e incollare direttamente nell'IDE di Arduino. Se avete rispettato i collegamenti, il programma dovrebbe funzionare già così com'è. Se però utilizzate un display a catodo comune, oltre alla modifica del circuito che abbiamo visto, dovrete fare una piccola modifica anche qua. All'inizio del file trovate queste due direttive relative al tipo di display utilizzato. Per un display a catodo comune occorre commentare la prima riga aggiungendo 2 slash e decommentare quella sotto togliendo i 2 slash. Io ora lo rimetto come era prima. Poi, se non avete rispettato i miei stessi collegamenti, qua potete anche modificare le connessioni in modo da farle corrispondere con le vostre. L'ultima modifica che potete fare è quella sull'intervallo dei numeri visualizzati. Io ho messo da 1 a 6 per simulare un normale dado, ma potete anche mettere per esempio da 0 a 9. Ora carico lo sketch ed ecco il dado in funzione. Ora nella ripresa sembra che non ci sia molto contrasto, ma vi assicuro che dal vivo il display è di un bel rosso vivo e l'effetto è molto bello. Bene, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile o anche in caso contrario. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Ciao a tutti!